Impariamo conversazione italiana. Buongiorno. Good morning. Buon pomeriggio. Good afternoon. Buonasera. Good evening. Ciao. Hello. Sei Mike Jones? Are you Mike Jones? Sì, lo sono. Yes, I am. Non lo sono. No, I'm not. Sono Tom Wilson. I'm Tom Wilson. Come è Tom? How is Tom? Come sta tua moglie? How is your wife? Come sta tuo marito? How is your husband? Lei è molto bene, grazie. She is very well, thank you. Come stai? How are you? Bene, grazie. E tu? Fine, thanks. And you? Sto bene anche io. I'm fine, too. Buonanotte, Maria. Good night, Mary. Addio, John. Goodbye, John. Ci vediamo domani. See you tomorrow. Arrivederci. See you later. Devo andare ora. I have to go now. Lascia che mi presenti. Let me introduce myself. Come va? How do you do? Come lo scrivi? How do you spell it? Come ti chiami? What's your name? Posso avere il suo nome? May I have your name? Il mio nome è Thomas. My name is Thomas. Appena mi chiamano Tom. Just call me Tom. Qual è il tuo cognome? What's your family name? Il mio cognome è Johnson. My family name is Johnson. Questo è Jack. È il mio compagno di classe. This is Jack. He's my classmate. Piacere di conoscerti. Nice to meet you. Piacere di conoscervi. Nice to meet you, too. Chi è la signora in abito bianco? Who is the lady in white dress? Si poteva presentarmi a lei? Could you introduce me to her? George, ti presento il mio amico a voi. George, let me introduce my friend to you. Quanti anni hai? How old are you? Ho 28 anni. I'm 28 years old. Sono 2 anni più giovane di mio fratello. I'm 2 years younger than my brother. Il signor Davis è ancora sulla trentina. Mr. Davis is still in his 30s. Mio fratello maggiore è di un anno più vecchio di lei marito. My elder brother is 1 year older than her husband. Mio padre è più di 80 anni. My father is over 80 years old. Avranno una festa per il loro anniversario di matrimonio 15 grado. They'll have a party for their 15th wedding anniversary. Sembra molto più giovane di lui. He looks much younger than he is. Sono venuto qui quando avevo 22 anni. I came here when I was 22. Ho iniziato ad andare a scuola all'età di 7. I started going to school at the age of 7. È ancora un ragazzo, dopo tutto. He is still a boy after all. La maggior parte di loro sono meno di 25. Most of them are less than 25. Credo che sia di circa 40. I guess he's about 40. È il più giovane della famiglia.
He is the youngest in the family. Lei sta per essere 20 il mese prossimo. She's going to be 20 next month. Qual è la tua patria? What's your motherland? Di dove sei? Where are you from? Qual è la tua nazionalità? What's your nationality? Qual è la popolazione dell'India? What's the population of India? Qual è la capitale del suo paese? What's the capital of your country? Sei cinese? Are you Chinese? Vengo dalla Spagna. I come from Spain. Sono nato nel Regno Unito e cresciuto in USA. I was born in UK and brought up in the USA. Quanti stati ci sono nel vostro paese? How many states are there in your country? La capitale del mio paese è Parigi. The capital of my country is Paris. Il mio paese è ricco di risorse naturali. My country is rich in natural resources. Che nazione è famosa per il turismo? That nation is famous for its tourism. Cosa fai? What do you do? Sono un avvocato. I'm a lawyer. Cosa fa? What does he do? Lui è un fotografo. He's a photographer. Tu chi sei? Who are you? Sono Katy. I'm Kathy. Chi è il ragazzo laggiù? Who is the guy over there? E Tim. He is Tim. È quel ragazzo uno studente? Is that boy a student? No, non lo è. No, he isn't. Riuscirà a essere un insegnante? Can she be a teacher? Penso di sì. Yes, I think so. Io davvero non lo so. I really don't know. Non ho idea su di esso. I have no idea about it. È la tua borsa? Is this your bag? No, non lo è. Sì. No, it isn't. Yes, it is. Di che cellulare è questo? Whose cell phone is this? E Brian. It's Brian's. Che è una mela? Is that an apple? No, non lo è. Si tratta di una pera. No, it isn't. It's a pear. Che cos'è questo? What's this? È una matita. It's a pencil. È una mela. It's an apple. Quale è la dimensione giusta? Which is the right size? Dov'è l'ufficio postale? Where's the post office? Quanto è grande la tua casa? How big is your house? Quanto è lunga la strada? How long is the street? Qual è il nome del cane? What's the name of the dog? Come si chiama questo in inglese? What do you call this in English? Qual è il colore dei vostri scarpe nuove? What is the color of your new shoes? Questa è la tua penna? L'ho trovato sotto la scrivania. Is this your pen? I found it under the desk. No. Il mio è rosso. No. Mine is red. Dove è la mia borsa? Where is my bag? Sulla scrivania. On the desk. Laggiù. Over there. Sono questi notebook tutto tuo? Are these notebooks all yours? Alcuni di loro sono miei.
Some of them are mine. Qual è il vostro portafoglio? Which is your wallet? Il più grande. The bigger one. Quella sulla destra. The one on your right. Sai dove ho messo la mia borsa? Do you know where I've put my bag? È tuo? Is this yours? Sì, è mio. Yes, it's mine. Che giorno è oggi? What's the date today? È marzo 16, 2016. It's March the 16th, 2016. Che giorno è oggi? What day is it today? È martedì oggi. It's Tuesday today. Che mese è questo? What month is this? È ottobre. It's October. Che anno è questo? What year is this? È l'anno del 2017. It's the year of 2017. Sono passati 4 anni dall'ultima volta che ho visto te. It's been 4 years since I last saw you. Il negozio apre alle ore 10 nei giorni feriali? Does the store open at 10 a.m. on weekdays? Si apre alle 9 del mattino nei giorni feriali, ma alle 10 nei fine settimana. It opens at 9 a.m. on weekdays, but at 10 at weekends. Cosa farai durante questo fine settimana? What will you do during this weekend? Lavorerò per i prossimi 6 giorni. I'll work for the next 6 days. Cosa hai fatto la scorsa settimana? What did you do last week? Che cosa intende fare il giorno dopo domani? What will you do the day after tomorrow? Che giorno è oggi? What day is today? Oggi è mercoledì. Today is Wednesday. Che giorno è oggi? What's the date today? Oggi è il 27 aprile. Today is April 27th. Quanto durerà la vendita durare? How long will the sale last? Solo 2 giorni. Only 2 days. A che ora? What time? È il nome del tempo. You name the time. Quando sei nato? When were you born? Sono nato il 1 grado agosto 1992. I was born on August 1st, 1992. Si prega di verificare la data. Please check the date. Torno in 6 giorni. I'll be back in 6 days. Ci vediamo domani. I'll meet you tomorrow. Non si conosce la data esatta? Do you know the exact date? Cosa stavi facendo questo periodo l'anno scorso? What were you doing this time last year? Che ora è? What time is it now? Sono le 4 in punto. It's 4 o'clock. Sono le 9:30. It's 9:30. È 1 in punto. It's 1 o'clock sharp. Non è le 5. It's not 5 o'clock. Sono le 6:15. It's 6:15. Si tratta di 8 minuti a 4. It's 8 minutes to 4. Qual è il tempo l'orologio? What's the time by your watch? Sono le 6 sul mio orologio. It is 6 o'clock on my watch. Il mio orologio è di 3 minuti veloce. My watch is 3 minutes fast. Dobbiamo arrivare in tempo. We must arrive there on time. Ci sono solo 3 minuti dalla fine.
There are only 3 minutes left. L'incontro è rimandato. The meeting is put off. Il volo è in ritardo. The flight is delayed. Si può finire il lavoro prima del tempo? Can you finish your work ahead of time? Ciao. Posso vedere Mr. Peter? Hello. Can I see Mr. Peter? Hai un appuntamento? Do you have an appointment? Mi dispiace, non lo faccio. Sorry, I don't. Sì. Alle 2 del pomeriggio. Yes. At 2 p.m. E al telefono. He is on the phone. Siamo spiacenti. Peter non può vedere adesso. Sorry, Mr. Peter can't see you now. Vuole aspettare qui per un minuto? Would you wait here for a minute? Vuoi qualcosa da bere? Would you like something to drink? Tè, per favore. Tea, please. Peter, il signor Smith è qui. Mr. Peter, Mr. Smith is here. Si può andare in ora. You may go in now. Bello vedere voi, il mio vecchio amico. Nice to see you, my old friend. Come sei stato in questi anni? How have you been these years? Vi ricordate ancora che Halloween? Do you still remember that Halloween? Hai cambiato poco. You've changed little. Parli inglese? Do you speak English? Sì, un po'. Yes, a little. Parla correntemente l'inglese. He speaks English fluently. Il tuo inglese è molto buono. Your English is very good. Lei parla inglese molto bene. You speak English pretty well. La tua pronuncia è eccellente. Your pronunciation is excellent. Sei un madrelingua inglese? Are you a native speaker of English? La mia lingua madre è lo spagnolo. My native language is Spanish. Puoi scrivere in inglese? Can you write in English? Da quanto tempo hai studiato inglese? How long have you studied English? Come posso migliorare il mio inglese parlato? How can I improve my spoken English? Ha un forte accento. He has a strong accent. Ho qualche difficoltà ad esprimere me stesso. I have some difficulty in expressing myself. Ti piace viaggiare? Do you like traveling? Sì, mi piace molto. Yes, I like it a great deal. Cosa fai? What are you doing? Sto cucinando. I'm cooking. Sto leggendo una rivista. I'm reading a magazine. Stai guardando la TV ora? Are you watching TV now? Sì, sto guardando Canale 12. Yes, I'm watching Channel 12. No, sto ascoltando la radio. No, I'm listening to the radio. Cosa farai questo fine settimana? What will you do this weekend? Andrò a un concerto. I'll go to a concert. Andrò in una gita con alcuni amici. I'll go on an outing with some friends. A chi scrivi? Who are you writing to? Sto scrivendo ad un amico. I'm writing to a friend. Dove stai andando? Where are you going? Sto andando a lavorare. I'm going to work. Mi alzo alle 7 ogni mattina. I get up at 7 every morning.
Mi sveglio mia figlia in su. I wake my daughter up. O puoi fare un bagno nella stanza da bagno. I then take a bath in the bathroom. Mi faccio la barba, lavo i denti, e pettinare i capelli. I shave, brush my teeth, and comb my hair. Ho messo su un po' di trucco. I put on a bit of makeup. Ho cucinato la colazione per la famiglia. I cooked breakfast for the family. O andare al piano di sotto e hanno la mia colazione. I go downstairs and have my breakfast. Ho letto il giornale a colazione. I read the newspaper over breakfast. Mi vesto mia sorella e lavarsi le mani e il viso. I dress my sister and wash her hands and face. O nel mio ufficio alle 8:30. I get to my office at 8:30. Lascio l'ufficio a 6. I leave the office at 6. Prendo il mio fratello dalla sua scuola. I pick up my brother from his school. O comprare qualcosa da mangiare sulla strada di casa. I buy some food on my way home. Noi andiamo a letto alle 11:30. We go to bed at 11:30. Cosa fai nel tuo tempo libero? What do you do in your spare time? Mi piace giocare a baseball. I like playing baseball. Mi piace ascoltare la musica jazz. I like listening to jazz music. Dove avete il vostro pranzo? Where do you have your lunch? Cosa hai mangiato a pranzo? What did you have for lunch? Ho avuto un pollo fritto e un hot dog. I had a fried chicken and a hot dog. Quando vi alzate tutti i giorni? When do you get up every day? Di solito mi alzo alle 7. I usually get up at 7 o'clock. Che cosa fai al lavoro? What do you do at work? Faccio un po' di battitura. I do some typing. A che ora inizi a lavorare? What time do you start work? Comincio a lavorare alle ore 9. I start work at 9 o'clock. A che ora finisci il tuo lavoro? What time do you finish your work? Alle 5 in punto. At 5 o'clock sharp. Quando sei ieri mattina? When did you get up yesterday morning? A circa 6. At about 6. Non ho dormito bene. I didn't sleep well. Ho letto una rivista a letto. I read a magazine in bed. Ho dormito profondamente tutta la notte. I slept soundly all night. Ho sentito l'orologio, ma non ho ottenuto fino a 8. I heard the clock, but I didn't get up until 8. Mi sono svegliato 7 e alzai subito. I woke up 7 and got up right away. Avevo 8 minuti di ritardo. I was 8 minutes late. Ero appena in tempo. I was just on time. Ho avuto la mia prima colazione sulla strada. I had my breakfast on the way. Mi affrettai al mio ufficio. I hurried to my office. Ho pranzato con un mio amico. I had lunch with a friend of mine. Ho finito il mio lavoro a 5. I finished my work at 5 p.m. Ho soggiornato e fatto qualche lavoro extra. I stayed and did some extra work. Ciao, Carlo, è davvero lei? Hi, Carl, is it really you? Ciao, Mary. Che bello rivederti. Hi, Mary. Nice to see you again. È passato un anno intero dall'ultima volta che ti ho visto.
It's been a whole year since I last saw you. Come sei stato in questi giorni? How have you been these days? Non male. Not too bad. Hai visto Ambra ultimamente? Have you seen Amber lately? No, non ho alcun contatto con lei. No, I have no contact with her. Ho sentito si è sposata la scorsa settimana. I heard she got married last week. Oh, che carino. Mi dispiace, ma devo andare ora. Oh, how nice. Sorry, I've got to go now. Anche io, vediamo più tardi. Rimaniamo in contatto. So do I see you later. Keep in touch. Eventuali biglietti? Any tickets left? Ho un po' di sinistra. I have some left. Avete una gomma da cancellare? Ho bisogno di un po' qui. Do you have a eraser? I need some here. Se si dispone di più, per favore mi dia un po' punto. If you have more, please give me some. Avete una macchina fotografica digitale? Do you have a digital camera? Sì. Yes, I do. Hai la mia penna? Do you have my pen? Sì, ho la matita, troppo. Yes, I have your pencil, too. Ha quella penna, non è vero? He has that pen, doesn't he? No, non lo fa. No, he doesn't. Hai fratelli o sorelle? Do you have any brothers or sisters? No, sono un unico figlio. No, I'm a single son. Hai spazzolino qui? Do you have toothbrush here? Che un giardino bellissimo che hai. What a beautiful garden you have. Ho usato per fare una passeggiata la mattina presto. I used to take a walk in the early morning. Avevo pensato che sapeva l'ora della riunione. I had thought he knew the time of the meeting. Ci conosciamo da 10 anni. We have known each other for 10 years. Hai visto il signor Smith di recente? Have you seen Mr. Smith recently? Quando sono arrivato alla stazione, il treno era già partito. When I arrived at the station, the train had already left. Hanno lavorato su questo progetto dallo scorso anno. They've been working on this project since last year. Ho ascoltato la radio per tutta la notte. I've been listening to the radio all night. Aveva l'abitudine di vivere nel mio quartiere. He used to live in my neighborhood. Il film è iniziato non appena siamo arrivati. The movie began as soon as we got there. L'arrivo in ritardo della nave si era incasinato tutti i nostri piani. The late arrival of the ship had messed up all our plans. È stato un lungo periodo di tempo dall'ultimo venuto qui. It has been a long time since last came here. Mi avevano previsto di andare con loro. They had expected me to go with them. Questa è stata la seconda volta che ho visitato il luogo. That was the second time that I had visited the place. Ciao. Posso parlare con il signor Taylor? Hello. May I speak to Mr. Taylor? Per favore resta in linea. Please hold on. Questo è John speaking. This is John speaking. C'è qualcosa di sbagliato con il telefono. There's something wrong with the phone. Volete rispondere al telefono per favore? Would you answer the phone, please? Voglio fare una chiamata a lunga distanza. I want to make a long-distance call. Non ho potuto ottenere tramite.
I couldn't get through. Ho provato a chiamarti, ma la linea era occupata. I tried to call you, but the line was busy. Volete dire al signor Taylor che ho chiamato? Would you tell Mr. Taylor that I called? Volete chiamare domani? Would you call back tomorrow? Devo aver composto un numero sbagliato. I must have dialed a wrong number. Devo riattaccare. I have to hang up now. Non è in. Posso prendere un messaggio per lui? He's not in. May I take a message for him? Sì, grazie. Yes, please. Ti dispiacerebbe chiudere la porta per me? Would you mind closing the door for me? Ovviamente. Of course. Posso farti una domanda? May I ask you a question? Per favore mi dia una mano. Please give me a hand. Potresti farmi un favore? Could you do me a favor? Volete aiutarmi a rimuovere il frigorifero? Would you help me remove the refrigerator? Datemi il cappotto, per favore. Get me my coat, please. Potrebbe dirmi dove posso trovare questi libri? Could you tell me where I can find these books? Con piacere. With pleasure. Mi dispiace. Sono fidanzata ora. I'm sorry. I'm engaged now. Sono contento, ma ho paura che non ho il tempo. I'm glad too, but I'm afraid I don't have the time. Certamente. Certainly. Fammi una tazza di tè, vero? Make me a cup of tea, will you? Chiamami domani se avete tempo. Call me tomorrow if you have time. La prego quindi di aprire la finestra per me? Would you please open the window for me? Da quanto tempo sei stato lì? How long have you stayed there? Solo pochi mesi. Just a few months. Vuoi rimanere lì per molto tempo? Will you stay there for long? No, mi sposterò a Chicago il prossimo mese. No, I'll move to Chicago next month. Oh, veramente? Mi sto muovendo anche lì. Oh, really? I'm moving there too. Ciao, Andy, dove abiti ora? Hi, Andy, where do you live now? Io vivo a 409 Charles Street. I live at 409 Charles Street. Charles Street? Non è Carol vi abitano? Charles Street? Isn't Carol living there? Sì, lei vive solo attraverso la strada. Yes, she lives just across the street. Che ne dite di Carol? Da quanto tempo lei vive lì? How about Carol? How long has she lived there? Ha vissuto lì fin dalla sua nascita. She's been living there since her birth. Grande. Allora possiamo bere vino insieme. Great. Then we can drink wine together. Sì, e si può rimanere lì più a lungo. Yes, and you may stay there longer. Lo spero. I hope so. Sono sicuro che avremo un buon tempo. I'm sure we'll have a good time. Dove stai andando? Where are you going? Cosa stavi facendo quando ho chiamato? What were you doing when I called? Dove sei andato a cena l'altro ieri? Where did you go for dinner the day before yesterday? Quando verrà a trovarti? When will he come to see you? Stavo per lasciare. I was about to leave. Quando hai comprato la macchina? When did you buy the car?
come hai fatto a fare trascorrere le vostre vacanze? How did you doing spend your holiday? Riuscite a indovinare che cosa stavo facendo questo pomeriggio? Can you guess what I was doing this afternoon? Che cosa ha detto nella email? What did he say in the email? Chi ti ha detto? Who told you? Che cosa hai intenzione di fare con i libri? What are you going to do with the books? Che vi accompagnerà alla stazione? Who will accompany you to the station? Perché non sei d'accordo? Why don't you agree? Perché non andare a fare una passeggiata? Why not go out for a walk? Come stai facendo in questi giorni? How are you doing these days? Qual è l'altezza della casa? What's the height of the apartment? Quanto fa il peso tigre? How much does the tiger weigh? Qual è il colore delle scarpe nuove? What's the color of your new shoes? Questo metallo è più duro di quello. This metal is harder than that one. Qual è la dimensione delle scarpe? What's the size of your shoes? Per quanto tempo si guarda alla TV tutti i giorni? How long do you watch TV every day? Qual è la forma del tuo palloncino? What's the shape of your balloon? Qual è lo spessore e il libro qui? How thick is the book here? Egli può correre veloce come Tom. He can run as fast as Tom. Quanto è questo fiume? How wide is this river? Kate è più intelligente di me. Kate is smarter than I. Quanto spesso vai a nuotare? How often do you go swimming? Mio fratello è 2 volte più alto come tua sorella. My brother is twice as tall as your sister. Mia nonna è di 40 anni più di me. My grandma is 40 years older than me. Mi scusi, come posso arrivare alla stazione? Excuse me, how can I get to the station? Si può prendere l'autobus e scendere alla fermata successiva. You can take the bus and get off at the next stop. Scusami. Dov'è No.9 Street? Excuse me, where is number 9 Street? È proprio dietro l'angolo. It's just around the corner. Dove sono le scale? Where are the stairs? Vai lungo il corridoio ed è sulla vostra destra. Go along the corridor and it's on your right side. Mi scusi, signora. Potrebbe dirmi dov'è il supermercato, eh? Excuse me, madam. Could you tell me where the supermarket is? Andare dritto e girare a destra al terzo incrocio. Go straight ahead and turn right at the third crossing. Posso usare l'ascensore? Can I use the elevator? Ci dispiace, è rotto. Devi usare le scale. Sorry, it's broken. You have to use the stairs. Scusami. Potete dirmi come raggiungere l'ufficio postale? Excuse me. Can you tell me how to get to the post office? Proseguire per circa 200 metri. E sulla destra. Non si può perdere. Go on for about 200 meters. It's on your right side. You can't miss it. Quale è l'ufficio di Mr. Smith? Which one is Mr. Smith's office? È in camera 902 al secondo piano. It's room 902 on the second floor. Grazie per le direzioni. Thank you for directions. Sei sposato? Are you married? Sono single. I'm single. Vivi con i tuoi genitori? Do you live with your parents?
No. Io vivo in casa mia. No. I live in my own house. Lei ha una sorella minore, non è vero? You have a younger sister, don't you? Come sta la tua famiglia? How is your family? Ha impegnato sposata con Charlie. She's engaged/married to Charlie. Da quanto tempo sei sposato? How long have you been married? Siamo stati sposati per 10 anni. We've been married for 10 years. Sono stati divorziati. They've been divorced. I miei genitori si sono sposati nel 1981. My parents got married in 1981. Charlie ha la sua famiglia ora. Charlie has his own family now. Maria diede alla luce un bambino la scorsa settimana. Mary gave birth to a baby last week. Mia zia verrà a vivere con me per alcuni giorni. My aunt will come to live with me for some days. Sua moglie è morta un anno fa. Ora vive da solo. His wife died a year ago. Now he lives alone. Come pensate di trascorrere la serata? How will you spend the evening? Io probabilmente stare a casa e guardare la TV. I'll probably stay home and watch TV. Che cosa intende fare in proposito? What will you do about it? Cosa vuoi fare dopo la laurea? What do you want to do after graduation? Io ulteriormente il mio studio. I'll further my study. A che ora hai intenzione di partire per l'aeroporto domani? What time are you going to leave for the airport tomorrow? Sta venendo a cena? Is he coming to dinner? Vado all'ufficio postale. Vieni con me? I'm going to the post office. Will you go with me? Stanno andando a discuterne in occasione della riunione lunedì prossimo. They're going to discuss it at the meeting next Monday. Ti aspetto per voi presso il ristorante questa volta domani. I'll be waiting for you at the restaurant this time tomorrow. Dopo torno a casa, ti chiamo. After I get home, I'll call you. Qual è il tuo piano per le vacanze estive? What's your plan for the summer holiday? Sto pensando di una visita a Londra. I'm thinking about a visit to London. Ci sarà una mostra alla Galleria d'Arte. There's going to be an exhibition at the art gallery. Avete sentito le previsioni del tempo? Have you heard the weather forecast? Avremo bel tempo per i prossimi giorni? We'll have fine weather for the next few days. Si dice sarà chiaro stasera. It is said it will clear up tonight. Che cosa sarà dopo il bel tempo? What will it be after the clear weather? Ho paura che non sarà abbastanza freddo per una nevicata. I'm afraid it won't be cold enough for a snowfall. Ma l'anno scorso abbiamo avuto una grande neve. But last year we had a big snow. Sarà piovere domani? Will it rain tomorrow? No, io non la penso così. No, I don't think so. Come è il tempo oggi? How is the weather today? Il tempo è bello oggi. The weather is nice today. E intenzione di neve domani. It's going to snow tomorrow. Come era il tempo ieri? What was the weather like yesterday? Sta piovendo adesso? Is it raining now? Ieri ha piovuto tutto il giorno. Yesterday it rained all day. C'è una brezza fresca di questa sera. There's a cool breeze this evening. Come sarà il tempo domani?
What will the weather be like tomorrow? Le giornate sono sempre più caldo. The days are getting hotter. Sì, ma sai il riscaldamento globale può aumentare la temperatura. Yes, but you know global warming may raise the temperature. Qual è la temperatura di oggi? What's the temperature today? Si tratta di circa 72 gradi Fahrenheit questo pomeriggio. It's about 72 degrees Fahrenheit this afternoon. È abbastanza freddo oggi. It's quite cold today. È stato nuvoloso per tutta la mattina. It's been cloudy all morning. Sarà probabilmente chiarire questo pomeriggio. It'll probably clear up this afternoon. Oggi è il primo giorno di primavera. Today is the first day of spring. Come ti senti oggi? How are you feeling today? Non mi sento molto bene. I don't feel very well. Cosa ti succede? What's matter with you? Come ti senti oggi? How are you feeling today? Mi sono ammalato. I got sick. Mio padre ha un forte mal di testa. My father has a bad headache. Non mi sento molto bene questa mattina. I don't feel very well this morning. La mia febbre è andato. My fever is gone. Ti è caduto meglio ora? Do you feel better now? Molto meglio. Much better. Spero sarete bene presto. I hope you'll be well soon. Prendete 2 pillole e avere un buon riposo. Take 2 pills and have a good rest. Suppongo che era malato. I suppose he was sick. La mia febbre è andato, ma ho ancora un colpo di tosse. My fever is gone, but I still have a cough. Prenditi cura di te. Take care of yourself. Dove l'hai ferito? Where did you get injured? Come hai rotto la gamba? How did you break your leg? E il sanguinamento? It's bleeding. Ho un dolore alla schiena. I've got a pain in my back. Ho un dolore alla spalla. I've got a pain in my shoulder. Mi fa male qui. It hurts right here. La mano destra è gonfia. Fa male? Your right hand is swollen. Does it hurt? Ho mal di testa. I have a headache. Fa veramente male. It really hurts. Ero malato ieri, ma sto meglio oggi. I was sick yesterday, but I'm better today. La mia gamba sinistra fa male. Mi fa male qui. My left leg hurts. It hurts right here. Che fa male il braccio. E quella di sinistra? Which arm hurts? Is it the left one? Quale della tua gamba è dolorante? Which of your leg is sore? Chiama il dottore. Call the doctor. Cosa ne pensi? What do you think about it? Hai qualche idea? Do you have any idea? Vi prego di dare il vostro consiglio. Please give me your advice. Voglio sentire la tua opinione. I want to hear your opinion. Vuoi davvero sapere cosa penso? Do you really want to know what I think? È giusto? Is that right? Penso che tu sia in errore su questo. I think you're mistaken about that. Assolutamente giusto. Absolutely right. Va bene? Is that okay? Va bene.
That's fine. Questo è eccellente. That's excellent. Sto pensando di acquistare una casa. I'm considering buying a house. Cosa stai facendo la prossima settimana? What are you doing next week? Che cosa avete intenzione di fare questa domenica? What do you plan to do this Sunday? Non ne ho idea. I have no idea. Ho intenzione di andare a teatro. I plan to go to the theater. Andrò lo sci di tempo lo permette. I'll go skiing if the weather permits. Sto pensando di andare a mia nonna. I'm thinking of going to my grandma's. Suppongo che posso finire il progetto del prossimo anno. I suppose I can finish the project next year. In bocca al lupo. Good luck. Hai deciso? Have you decided? È ancora indeciso. It's still undecided. No, non ho ancora deciso. No, I haven't decided yet. Lei ha l'ultima parola. You have the final say. Tocca a voi. It's up to you. Ho cambiato la mia mente. I've changed my mind. Ho deciso di non vendere la casa. I've decided not to sell the house. Sono determinato a lasciare. I'm determined to leave. Non esitate più. Don't hesitate anymore. È davvero difficile prendere una decisione. It's really hard to make a decision. È difficile prendere una decisione. It is hard to make a decision. Mi dia una risposta definitiva, per favore. Give me a definite answer, please. Non esitare. Do not hesitate. Lei insiste sul fatto che non importa. She insists that it doesn't matter. Ha preso la sua decisione di lasciare il suo lavoro. He's made up his mind to quit his job. Andrò a comprare il latte al supermercato. I will go buy milk to the supermarket. Vuoi andare a fare shopping con me? Will you go shopping with me? C'è qualcosa che vorresti? Is there anything you would like? Posso aiutarti? May I help you? Mi scusi, vuoi dirmi dove posso trovare del pane? Excuse me, would you tell me where I can get some bread? Posso provarlo? May I try it on? Posso dare un'occhiata all'anello? May I have a look at the ring? Questo è troppo piccola per me. Hai uno più grande? This is too small for me. Do you have a bigger one? Qual è la tua taglia? What's your size? Avete più colori? Do you have any more colors? Sì, mi piacerebbe comprare un libro. Yes, I'd like to buy a book. Tutto ok. Ecco qui. All right. Here you are. Sì, voglio comprare una camicia. Yes, I want to buy a shirt. Di che colore formato stile vuoi? What color, size, style do you want? Vorrei un maglione taglia M. I would like an M-size sweater. Voglio una gialla. I want a yellow one. Cappello di questo produttore è esaurito. This maker's hat is out of stock. Quando questo sarà in magazzino? When will this be in stock? Quanto costa? How much is it? Questo è di $40. This is $40. È troppo costoso per me.
It's too expensive for me. Potrebbe rendere più conveniente? Could you make it cheaper? Si può fare un po' meno? Can you make it a little cheaper? Non posso lo sconto più. I cannot discount it anymore. Tutto ok. Lo prendo. All right. I'll take it. Lo prendo. I'll take it. Dove devo pagare? Where do I pay? Ecco il resto. Here's your change. Posso usare la mia carta di credito? May I use my credit card? Si paga alla cassa laggiù. You pay at the cashier over there. Il conto, grazie. The check, please. Ecco il resto. Here's your change. Per favore mi dia la ricevuta. Please give me the receipt. Grazie per il vostro buon servizio. Thanks for your good service. Benvenuto di nuovo. Welcome again. Grazie. Thank you. Prego. You're welcome. Cosa vorresti mangiare? What would you like to eat? Qualcosa da bere? Anything to drink? Un piccolo bicchiere di vino, per favore. A small glass of wine, please. Sei pronto per ordinare? Are you ready to order? Mi piacerebbe alcuni spaghetti e dessert. I'd like some spaghetti and dessert. Vuoi un po' di frutta? Do you want some fruit? Sì, grazie. Voglio un'arancia. Yes, please. I want an orange. Cosa desideri per dessert? What would you like for dessert? Avrò qualche torta di formaggio. I'll have some cheesecake. Ecco qui. Here you are. Ecco il tuo cibo. Here is your food. Cameriere, Kekut. Waiter, check out. Posso pagare con assegno o carta di credito? Can I pay by check or credit card? Posso pagare con Apple Pay? Can I pay with Apple Pay? Siamo spiacenti. Prendiamo soltanto contanti. Sorry, we only take cash. Mi piacerebbe prendere un appuntamento con la signora Johnson. I'd like to make an appointment with Mrs. Johnson. È gratuito il lunedì e martedì. She's free on Monday and Tuesday. Siamo spiacenti. Posso vederla prima martedì? Sorry, can I see her before Tuesday? A che ora? At what time? Da 3 a 3:30. From 3 to 3:30. Fammi vedere. Ha 30 minuti lunedì pomeriggio. Let me see. She has 30 minutes Monday afternoon. Tutto ok. All right. Se c'è qualcosa, si prega di chiamare me. If there is something, please call me. Posso venire in qualsiasi momento tranne la domenica. I can come any time except Sunday. Si prega di chiamare me prima di venire. Please call me before you come. Ho un colloquio di questo pomeriggio. I have an interview this afternoon. Ha telefonato per annullare la riunione. He phoned to cancel the meeting. Si prega di prendere un appuntamento con la mia segretaria. Please make an appointment with my secretary. Devo cambiare il mio appuntamento da martedì a mercoledì. I have to change my appointment from Tuesday to Wednesday. Avete qualche disagio? Do you have any discomfort?
Credo che tu abbia preso un raffreddore. I think you've caught a cold. Hai bisogno di una iniezione. You need an injection. Si deve essere operato. You have to be operated on. È serio? Is it serious? Ho bisogno di essere ricoverati in ospedale? Do I need to be hospitalized? Da quanto tempo ce l'hai? How long have you had it? Hai visto il dottore? Have you seen the doctor? Ho avuto un colpo di penicillina. I had a shot of penicillin. Becky è stato infettato con l'influenza. Becky was infected with influenza. Cosa ha detto il dottore? What did the doctor say? Che tipo di medicina si fa a prendere? What sort of medicine do you take? Il dottore dice che non dovrei mangiare nulla oleosa. The doctor says that I should not eat anything oily. Questa casa è in affitto. This house is for rent. Quella casa è in vendita. È dotato di riscaldamento centralizzato. That house is for sale. It has central heating. È davvero un affare. It's really a bargain. Le case del centro sono molto costosi. The houses downtown are very expensive. Voglio affittare una casa arredata. I want to rent a furnished house. Che tipo di arredamento ti piace? What kind of furniture do you like? Voglio un appartamento con 2 camere da letto e una cucina. I want an apartment with 2 bedrooms and a kitchen. Si tratta di una casa piuttosto vecchia. This is a rather old house. Vi è una doccia nel bagno. There is a shower in the bathroom. Abbiamo un paio di cose da cucina e una set sala da pranzo. We have a few kitchen things and a dining room set. Mi sento a casa a vivere qui. I feel at home living here. La padrona di casa è molto gentile con me. The landlady is very kind to me. Ho un cane, ma è molto tranquillo. I have a dog, but it's very quiet. Quanto costa l'affitto per un mese? How much is the rent for a month? Non mi piace indossare l'uniforme. I don't like wearing the uniform. Hai dimenticato di allacciare i bottoni collare. You forgot to fasten the collar buttons. Il tuo pizzo scarpa è allentato. Your shoelace is loose. Le scarpe sono indossate out. The shoes are worn out. Non dimenticare di mettere timbri sulla lettera. Don't forget to put stamps on your letter. Vuoi posta aerea o no? Do you want to airmail it or not? Hai un corriere espresso. You've got an express mail. Ho ricevuto una lettera da mio cugino. I have received a letter from my cousin. Egli non ha ancora risposto alla mia lettera. He hasn't answered my letter yet. Invia una cartolina per me quando si arriva a Tokyo. Send a postcard to me when you arrive in Tokyo. Ho messo alcuni documenti nella busta. I put some documents in the envelope. Per rendere più veloce, è possibile inviare un fax. To make it fast, you can send a fax. Mia madre mi ha spedito un pacco. My mother mailed me a parcel. Lascio cadere la lettera nella cassetta postale di fronte all'ufficio postale. I dropped the letter into the mailbox in front of the post office. Non ho sentito da lui per un lungo periodo di tempo. I haven't heard from him for a long time.
Ci teniamo in contatto tra di loro via email da quando ha lasciato il Canada. We keep in touch with each other by email since he left Canada. Quanto tempo ci vuole per una lettera per arrivare in America dal Giappone? How long does it take for a letter to get to America from Japan? C'è qualche prova a sostegno di quello che hai detto? Is there any evidence to support what you have said? Non sono d'accordo con lei su questo punto. I cannot agree with you on this point. Hai il punto. You've got the point. Quello che hai detto su questo è molto interessante. What you have said about this is very interesting. Questo è il punto. That's the point. Lui è uno studente molto creativo. He is a very creative student. Ebbene, dipende dalla situazione. Well, it depends on the situation. Ha chiunque altro qualcosa da dire su questo? Has anybody else anything to say on this? Infine, siamo arrivati a un accordo. Finally, we came to an agreement. L'intera classe si trova in una accesa discussione. The whole class is in a heated discussion. Si prega di riassumere quello che hai detto poco fa. Please sum up what you said just now. Cosa ne pensi l'opinione di Carl? What do you think about Carl's opinion? Ci sono sempre due lati di ogni cosa. There are always two sides to everything. Il suo lusing mi fa star male. His flattery makes me sick. Stasera radiante si guarda. You look radiant tonight. Ci siamo divertiti molto. We enjoyed ourselves very much. È stata un'esperienza terribile. It was a terrible experience. L'albero di Natale è stupendo. The Christmas tree is gorgeous. Quello che un noioso film è. What a boring movie it is. Il partito sta facendo troppo rumore. The party is making too much noise. Sono in cima al mondo. I am on top of the world. Si guarda elegante con quel vestito. You look elegant in that dress. Il mantello non ti si addice. The coat doesn't suit you. La cena è stato meraviglioso. The dinner was wonderful. Come profumati i fiori sono. How fragrant the flowers are. Ci siamo divertiti. We had a good time. Sono annoiato a morte. I am bored to death. Quale preferite, giocare a calcio o la pesca? Which do you prefer, playing football or fishing? Nessuno dei due. Neither. Qual è il tuo sport preferito? What's your favorite sport? Preferirei dormire di guardare questo film. I would rather sleep than watch this movie. Mi piace il basket migliore. I like basketball best. Baseball è il mio preferito. Baseball is my favorite. Cosa ti piace di più, arance, pere, o mele? What do you like best, oranges, pears, or apples? Lei ha buon gusto nel vestire. She has good taste in clothes. Cosa ti piace fare nel tempo libero? What do you like to do in your spare time? Mi piace collezionare francobolli. I like collecting stamps. Io preferisco il tè al caffè. I prefer tea to coffee. Cosa ti dispiace di più di questo film? What do you dislike most about this movie? Lei non ama l'hockey. She dislikes hockey. Lei è malato di guardare hockey.
She is sick of watching hockey. È proprio quello che stavo cercando. That's just what I was looking for. Sono abbastanza vecchio per fare la mia propria mente. I am old enough to make up my own mind. Potrebbe essere, suppongo. It might be, I suppose. Buona prova, ma non del tutto giusto. Good try, but not quite right. Questo è piuttosto deludente. That's rather disappointing. Se si vuole veramente il mio consiglio, non credo che si dovrebbe lasciare la scuola. If you really want my advice, I don't think you should quit school. E la tua opinione? What about your opinion? Si dovrebbe prendere il consiglio del tuo insegnante. You should take the advice of your teacher. Il tuo lavoro sembra non è soddisfacente. Your work seems not satisfactory. Io generalmente d'accordo con te. I generally agree with you. A mio parere, il vostro nuovo cappotto non vale così tanti soldi. In my opinion, your new coat is not worth so much money. È solo un suggerimento, non si deve prendere. It's only a suggestion, you don't have to take it. Grazie per i vostri consigli, ma devo considerare io stesso. Thanks for your advice, but I have to consider it myself. Sareste così gentile da prestarmi dei soldi? Would you be so kind as to lend me some money? Nessun problema. Quanto? No problem. How much? Ti dispiacerebbe aprire la finestra? Would you mind opening the window? Si prega di non aprirlo. Please do not open it. Volete aprire la porta per me, per favore? Would you open the door for me, please? Con piacere. With pleasure. Mi scusi, vuoi darmi una mano? Excuse me, would you give me a hand? Sarei felice di aiutare. I'd be glad to help. Mi chiedevo se mi si poteva comprare le matite. I wondered if you could buy me some pencils. Sicuro. Sure? Spero che tu non causare troppi problemi. I hope that will not cause you too much trouble. Spero di non sto fastidio. I hope I'm not bothering you. Apprezzo molto il vostro aiuto. I really appreciate your help. Non voglio annoiarti. I do not want to bother you. Le dispiacerebbe mailing questa lettera per me? Would you mind mailing this letter for me? I bambini entrano nella scuola primaria all'età di 6. Children enter primary school at the age of 6. John è già uno studente di scuola media. John is already a junior high school student. Si è laureato in computer. He majored in computers. Come anziano, Bruce sta scrivendo la sua tesi. As a senior, Bruce is writing his thesis. Mi sono laureato presso la Yale University 5 anni fa. I graduated from Yale University 5 years ago. È auspicabile applicare a buone scuole. It is desirable to apply to good schools. In Australia, ci sono le università aperte. In Australia, there are open universities. Jack è nel suo anno da matricola. Jack is in his freshman year. Alcuni studenti lasciato la scuola a causa della povertà. Some students quit school due to poverty. Ci sono molti corsi di formazione e corsi serali. There are many training classes and night classes. Tim è un sophomore ora. Tim is a sophomore now. Mr. Smith è un membro della facoltà.
Mr. Smith is a member of the faculty. Posso entrare? May I come in? Entrare prego. Come in, please. Siediti per favore. Sit down, please. Qualsiasi parere diverso? Any different opinion? Sei con me? Are you with me? O mi sono spiegato? Have I made myself clear? Potrebbe dire di nuovo? Could you say it again? Qualsiasi domanda? Any questions? È tutto per oggi. That's all for today. Ho intenzione di imparare a programmare. I plan to learn programming. Voglio essere un programmatore dopo la laurea. I want to be a programmer after graduation. Egli probabilmente seguire le orme del padre. He will probably follow in his father's footsteps. Non appena arriva, noi faremo lo conoscono. As soon as he comes, we'll let him know. Lei andrà in commercio quando le piace. She will go into business when she likes to. Lei sarà sicuramente rimanere single. She will certainly remain single. Egli intende avviare con i suoi amici. He intends to start up with his friends. Lascio per New York se finisco il mio lavoro di oggi. I'll leave for New York if I finish my work today. Lavorerò per 4 anni e poi tornare a scuola. I'll work for 4 years and then go back to school. Spero che mi incontrerà in aeroporto. I hope he will meet me at the airport. Sto pensando di lasciare il lavoro. I'm thinking of quitting the job. Cosa dire che abbiamo una festa questo fine settimana? What do you say we have a party this weekend? Se non piove domani, avremo un picnic. If it doesn't rain tomorrow, we'll have a picnic. Si dovrebbe avere studiato molto più difficile. You should have studied much harder. Cosa fa tuo padre? What does your father do? Lui è un avvocato. He is a lawyer. Ha il suo ufficio. He has his own office. Avete qualche piano per la tua carriera? Do you have any plan for your career? Mio cugino è stato promosso il mese scorso. My cousin was promoted last month. Voglio essere un medico, se possibile. I want to be a doctor if possible. Spero che posso ottenere un lavoro decente con un buon stipendio. I hope that I can get a decent job with a good salary. Ho un colloquio la prossima settimana. I have an interview next week. Lui è un manager di un famoso società. He is a manager of a famous corporation. Mi piace scrivere, ma io non lo prendo come mia carriera. I like writing, but I wouldn't take it as my career. Ho lavorato come stagista in azienda che l'estate scorsa. I worked as an intern in that firm last summer. Ha fatto una carriera di successo nel mondo degli affari. He made a successful career in business. Cosa ti interessano? What are you interested in? Come trascorre le vostre serate? How do you spend your evenings? Quali sono i tuoi interessi? What are your interests? Hai qualche hobby? Do you have any hobbies? Mi capita spesso di andare a sciare in inverno. I often go skiing in winter. Ha il suo film appello a voi? Does his film appeal to you? La fotografia è un hobby costoso. Photography is an expensive hobby. Cosa fai nel tuo tempo libero?
What do you do in your spare time? Non si va a fare un picnic? Do you go on picnics? In particolare mi piace la letteratura inglese. I particularly like English literature. Ha un particolare interesse per la pittura. She has a particular interest in painting. Suona il pianoforte solo per divertimento. He plays the piano just for enjoyment. Qual è la tua musica preferita? What's your favorite music? Ti capita spesso di andare a un concerto? Do you often go to a concert? Non ho mai sentito il pezzo prima. Chi lo ha scritto? I have never heard the piece before. Who wrote it? Ti piace la musica pop? Do you like pop music? Odio la musica rock. È troppo rumoroso. I hate rock music. It's too noisy. Cosa ne pensi della loro abilità? What do you think of their skill? Ha una passione per la letteratura. He has a passion for literature. Cosa pensi di questa poesia? What do you think about this poem? Ti piace viaggiare? Do you like traveling? Sì, ho appena tornato dal Canada. Yes, I've just come back from Canada. Perché sei andato là? Why did you go there? Sono andato lì per affari. I went there on business. Come ci sei arrivato? How did you get there? Sono arrivato in aereo. I got there by plane. Dove hai visitato? Where did you visit? Ho avuto solo il tempo di visitare Toronto. I only had time to visit Toronto. Come ti è piaciuto? How did you like it? È fantastico. It's fantastic. E avete amici lì? And do you have friends there? Sì, un sacco di amici. Yes, a lot of friends. Sì, e ho preso molte immagini. Yes, and I took many pictures. Per favore fatemi vedere. Please let me see them. Devi aver goduto di te stesso. You must have enjoyed yourself. Qual è il tuo sport preferito? What's your favorite sport? Il mio sport invernale preferito è lo sci. My favorite winter sport is skiing. La nostra squadra ha battuto la loro squadra ieri. Our team beat their team yesterday. La mia classe è andato in campeggio la scorsa estate. My class went camping last summer. Siamo sicuri di sconfiggerli. We are sure to defeat them. Da quanti anni giochi a tennis? How many years have you been playing tennis? Mi piace il calcio. I like football. Lui è bravo a ping pong. He is good at table tennis. Il campionato di basket è eccitante. The basketball championship is exciting. Io ero nella squadra di atletica di 5 anni fa. I was on the track team 5 years ago. Io preferisco il nuoto alla pesca. I prefer swimming to fishing. È membro del club snowboard. She is a member of the snowboard club. Ho perso la partita di ieri. I lost the game yesterday. Faccia come se fosse a casa sua. Make yourself at home. Sono molto orgoglioso di te. I'm very proud of you. Siamo nella stessa barca. We are in the same boat. Tutto davvero ottima. Everything tastes great. Avete un buon senso dell'umorismo.
You have a good sense of humor. Il tuo inglese ha pronuncia poveri. Your English has poor pronunciation. Lei mi incazzare. You piss me off. Egli è l'uomo più felice del mondo. He is the happiest man alive. Cosa ne dite di un hamburger prima? What about having a hamburger first? Non essere così modesto. Don't be so modest. Qual è il tuo obiettivo nella vita? What's your goal in life? Ha trovato la mia lezione interessante. He found my lecture interesting. Non lasciate che questo buttare giù. Don't let this get you down. Hai una grande personalità. You've got a great personality. Voglio avere un lavoro part-time. I want to have a part-time job. È un segreto tra te e me. It's a secret between you and me. Stai scherzando. You are kidding. Cos'hai che non va? What's wrong with you? Qual è il momento più conveniente per voi? When is the most convenient time for you? Sono stufo. I'm fed up. La vostra azienda è molto impressionante. Your company is very impressive. È disgustoso. That's disgusting. Hai fatto un buon lavoro. You did a good job. Sparisci dalla mia vista. Get out of my face. Che cosa stai facendo? What are you up to? Posso gestire. I can manage. Non si deve puntare troppo in alto. You mustn't aim too high. Domani non arriva mai. Tomorrow never comes. Sei davvero talento. You're really talented. Chi ti credi di essere? Who do you think you are? Ho l'acquolina in bocca. My mouth is watering. Che lavoro fai? What's your job? Qualunque cosa ho detto, lui non è d'accordo. Whatever I said, he'd disagree. Che cosa mi consiglia? What do you recommend? Non avresti dovuto farlo. You shouldn't have done that. Cadde dietro con il suo lavoro. He fell behind with his work. Sei pazzo? Are you insane? Ha noleggiato una macchina di ora in ora. She hired a car by the hour. Taglialo fuori. Cut it out. Grazie per la collaborazione. Thanks for your cooperation. Lei è un compositore per l'arpa. She is a composer for the harp. Quanto spesso mangi fuori? How often do you eat out? Faresti meglio a guardare prima di saltare. You'd better look before you leap. Mi disgusti. You make me sick. Cosa fai per il relax? What do you do for relaxation? Che peccato. What a shame. Sei appena in tempo. You are just in time. Prendere la mia parola per esso. Take my word for it. Cosa facciamo questa notte? What shall we do tonight? Il tempo è denaro. Time is money. Lo stesso a te. The same to you. I miei genitori vogliono che io vada all'estero. My parents want me to go abroad. È stato male per 3 settimane. He has been sick for 3 weeks. Vado a scuola in bicicletta tutti i giorni. I go to school by bike every day.
Sei un idiota. You're a jerk. Mi considero uno dei miei amici. I count you as one of my friends. Allaccia la tua cintura di sicurezza. Fasten your seat belt. Ho una grande collezione di libri. I have a large collection of books. Va bene. That's okay. Quando è stata costruita la casa? When was the house built? Dove si trova la sala di riposo, per favore? Where's the restroom, please? Ha un reddito di grandi dimensioni. He has a large income. Questa penna non scrive bene. This pen doesn't write well. Hai bisogno di allenamento. You need to work out. Dove stai andando? Where are you going? Ha avuto un buon numero di amici qui. He had a good many friends here. Spazzolare accuratamente i denti. Brush your teeth thoroughly. Un altro gatto è venuto a casa mia. Another cat came to my house. Dovrò provare che. I'll have to try that. Cosa significa questo? What's the meaning of this? Mr. Smith sta riparando la sua moto. Mr. Smith is fixing his bike. Perché sei rimasto a casa? Why did you stay at home? Si guarda bello in quel colore. You look nice in that color. Il cibo è delizioso. The food is delicious. Ho preso l'ultimo autobus. I caught the last bus. Mentire e rubare sono immorali. Lying and stealing are immoral. Dipende. That depends. Non c'è dubbio a riguardo. There is no doubt about it. Ho perso la chiave della porta qui. I lost the door key about here. Lui è alto circa 6 piedi. He is about 6 feet high. Quali sono i tuoi progetti per il fine settimana? What are your plans for the weekend? Non voglio vedere la tua faccia. I don't want to see your face. Si dispone di un business di grande successo. You have a very successful business. Cosa ti è successo? What happened to you? Mi sento come mangiare un gelato. I feel like eating an ice cream. Fino a che siete aperti? How late are you open? Dove sei stato? Where have you been? Egli è rispettoso per i suoi anziani. He is respectful to his elders. Ti invidio molto. I envy you very much. Vedremo. We'll see. Siamo divisi nelle nostre opinioni. We are divided in our opinions. Tutti noi desideriamo la felicità. We all desire happiness. Di cosa stai parlando? What are you talking about? Una cravatta rossa corrisponderà a quel vestito. A red tie will match that suit. Questo ragazzo non ha un lavoro. This boy has no job. Non essere così infantile. Don't be so childish. Le uova sono vendute a dozzine. The eggs are sold by the dozen. Grazie per l'avviso. Thanks for the warning. C'è qualche zucchero in bottiglia? Is there any sugar in the bottle? Ecco un regalo per voi. Here's a gift for you. Non sto cercando di indovinare, so davvero. I'm not guessing, I really know. È la vita. That's life.
Lasciami solo. Leave me alone. Ha riparato la sua casa. He repaired his house. C'è una possibilità. There's a possibility. Non posso dire. I can't tell. Abbiamo molto in comune. We have a lot in common. Nancy andrà in pensione il prossimo anno. Nancy will retire next year. Sono molto soddisfatto con il vostro lavoro. I'm very pleased with your work. Lo trovai seduto in panchina. I found him seated on the bench. Tua figlia è così carino. Your daughter is so cute. Non è vero. That's not true. Non ho mai visto il film. I have never seen the movie. Si coperto con una trapunta. He covered himself with a quilt. Io non sono bravo a organizzare la mia stanza. I am not good at organizing my room. Qualcuno suona il campanello. Someone is ringing the bell. Questa è solo la prima metà. This is only the first half. Qual è il tuo problema? What's your problem? Che coincidenza. What a coincidence. Lei si vestì in fretta. She dressed herself hastily. Sei così intelligente. You're so smart. Chi è il responsabile qui? Who is in charge here? Questo è il mio modo di vedere le cose, anche. That's the way I look at it, too. È giusto. That's fair. Va al diavolo. Get lost. Ti odio. I hate you. Non ha senso. It doesn't make sense. È una competizione amichevole. It's a friendly competition. Non è così facile come si pensa. It is not so easy as you think. Mantenere la calma sotto controllo. Keep your temper under control. Sono occupato. Come vanno gli affari? I am busy. How is your business? Non parlarmi in quel modo? Don't talk to me like that. Io non lo sopporto. I can't stand it. Questo mi ricorda. That reminds me. Non vediamo l'ora della vostra visita. We look forward to your visit. Qual è il prezzo del riso per chilogrammo? What is the price of rice per kilogram? Questo è utile. That's worthwhile. Stai benissimo oggi. You look great today. È il momento di dirle la verità. It's time to tell her the truth. La risposta più breve sta facendo. The shortest answer is doing. Si dovrebbe guardare a voi stessi. You should look at it yourself. Non preoccupatevi. Don't bother. Il suo discorso coperto molti argomenti. His talk covered many subjects. La tua mano si sente freddo. Your hand feels cold. Si può dire ancora una volta che. You can say that again. Non preoccupatevi di me. Don't bother me. Ho il mio taglio di capelli ogni mese. I have my hair cut every month. Parlando con voi è un piacere. Talking with you is a pleasure. Vado in palestra dopo il lavoro ogni giorno. I go to the gym after work every day. Quando ti alzi ogni giorno. When do you get up every day? Né voi né a torto.
Neither you nor he is wrong. Gli Smith sono i miei vicini di casa. The Smiths are my neighbors. Non è un problema. That's not a problem. Non giocare con il telefono cellulare mentre si mangia. Don't play with your cell phone while eating. Puoi contare su di me. You can count on me. Non deludermi. Don't let me down. Le piace Tom? Does she like Tom? Sai di cosa sto parlando? You know what I'm talking about. Abbassare il volume del televisore per favore. Turn down the volume of the TV, please. Che suona un campanello. That rings a bell. Sei molto eloquenti. You're very eloquent. Come osi? How dare you? Quanto è durato? How long did it last? Il prezzo è ragionevole. The price is reasonable. Non credo che tu abbia ragione. I don't think you are right. Controllare le vostre risposte con le mie. Check your answers with mine. I miei sforzi hanno portato a nulla. My efforts resulted in nothing. Decise di smettere di fumare. He resolved to give up smoking. Ti assicuro. I assure you. Chiedo scusa. I apologize. Non credo che la maggior parte del film. I don't think much of the movie. È stupido idiota. You stupid jerk. Va tutto bene. That's all right. Ci sono molte stelle nel cielo. There are many stars in the sky. Questa casa è mia. This house is my own. Non guardare il cellulare in letto. Don't look at your cell phone in the bed. Lei ha un buon gusto. You have a good taste. Così fastidioso. So troublesome. Prenditi il tuo tempo. Take your time. Mi sento molto dispiaciuto. I feel very regretful. L'insegnante ha ottenuto un po' arrabbiato. The teacher got a little angry. Qualunque cosa si pensa è bene con me. Whatever you think is fine with me. Sono andato lì 3 giorni fa. I went there 3 days ago. Ti andrebbe per un drink? Would you care for a drink? Siamo così orgogliosi di voi. We're so proud of you. Che fa alcuna differenza. That makes no difference. Il tuo spagnolo è davvero sorprendente. Your Spanish is really surprising. Si prega di sostituire la lampadina. Please replace the light bulb. Sei così premuroso. You are so considerate. Chi viene sarà accolto. Whoever comes will be welcomed. Non sono affari tuoi. It's none of your business. Sei pazzo. You're crazy. Cosa ne pensate delle mie scarpe nuove? What do you think of my new shoes? È abbastanza introverso. He is quite introvert. Sei molto professionale. You're very professional. Hai bisogno di aiuto? Would you like some help? Esempio è meglio di precetto. Example is better than precept. Non saltare alle conclusioni. Don't jump to conclusions. Non sarò in grado di vederlo oggi. I won't be able to see him today. Com'è il tempo oggi?
What's the weather like today? Parlare più forte, per favore. Speak louder, please. Mi porti all'aeroporto, per favore. Take me to the airport, please. Sono molto felice passare del tempo con te. I am very happy spending time with you. Prima è meglio è. The sooner, the better. È stata a collezionare francobolli. She has been collecting stamps. Grazie a tutti lo stesso. Thank you all the same. La sua famiglia sono tutti gli amanti della musica. Her family are all music lovers. Si guarda come se non importa. You look as if you didn't care. Egli conosce l'inglese meglio di me. He knows English better than I. Egli è venuto per il punto in una sola volta. He came to the point at once. Ho rotto con lei. I broke up with her. Quando sarà pronto? When will it be ready? Apprezzo il vostro invito. I appreciate your invitation. È proprio quello che stavo pensando. That's just what I was thinking. Non potrei essere più d'accordo. I couldn't agree more. Queste scarpe non si adattano a destra. These shoes don't fit right. Non fraintendetemi. Don't get me wrong. Mi faresti un favore? Would you do me a favor? Non è possibile connettersi a internet. I can't connect to the internet. Smetti di lamentarti. Stop complaining. Gradiresti una tazza di tè? Would you like a cup of tea? È molto premuroso da parte tua. It's very thoughtful of you. Non ti ho visto per secoli. I haven't seen you for ages. Scommetto che puoi. I bet you can. Che è un bambino adorabile. What an adorable baby. Ero solo, ma non solo. I was alone, but not lonely. Dove posso trovare aiuto? Where can I go for help? Due teste sono meglio di una. Two heads are better than one. Certamente. That's for sure. Ha suggerito un picnic. He suggested a picnic. Non riesco a resistere alla tentazione. I can't resist the temptation. Quanto è il costo per riparare questo? How much does it cost to repair this? Non posso permettermelo. I can't afford it. Non mollare. Don't give up. La mia macchina ha bisogno di lavaggio. My car needs washing. Non c'è niente che io possa fare. There is nothing I can do. È così che va. That's the way it is. Che è più piace. That's more like it. La prego di fare una foto per noi? Could you please take a picture for us? Cosa posso fare per lei? What can I do for you? Chiamo un taxi in caso di necessità. I'll call a taxi in case of need. Questo è davvero un bel posto. This is really a nice place. Buono a sapersi. That's good to know. Hai inserito il concorso? Did you enter the contest? Non riuscivo a parlare. I could hardly speak. Sembra una buona idea. That sounds like a good idea. Ciò ha senso. That makes sense. Siamo in grado di lavorare fuori.
We can work it out. C'è una chiamata per voi. There is a call for you.